buongiorno di nuovo, bentornati. Allora, oggi farò una ricetta veramente gustosa, semplice da fare, ed è il flan di zucca. Io già avevo fatto una cosa molto simile con le zucchine quasi 2 anni fa e vedo che piace ancora perché ancora è molto visto. E allora ho voluto riproporvelo però con quest'altro ortaggio più che altro autunnale. E lo faremo in maniera molto semplice, però guarnendolo e dandogli dei profumi e dei sapori veramente strepitosi. E allora seguitemi nel video e ci vediamo poi alla fine per la conclusione. Nel qual caso ancora non l'aveste fatto, ricordatevi di iscrivervi al canale e se cliccate la campanella verrete avvertiti nelle prossime ricette. Poi, se vi è piaciuta la ricetta, tanti pollicioni in su. Ci vediamo dopo. Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Abbiamo messo la nostra zucca all'interno di una ciotola capiente e la andiamo a condire con un filo d'olio, il sale, il pepe e mescoliamo. Every time I remember that. Mettiamo poi la zucca su una teglia foderata con carta da forno, spargiamo bene la nostra zucca e così com'è la mettiamo in forno a 180 gradi per 20 minuti. Ecco qua, per controllare se la nostra zucca è cotta andiamo a vedere con una forchetta. Sì, perfetta, si schiaccia benissimo. Bene, adesso andremo a mettere in un contenitore alto. Ci andiamo a mettere un filo d'olio, un pochino di noce moscata, il latte e un po' di panna e frulliamo il tutto. ...40 grammi di parmigiano e le uova. E andiamo ancora a frullare. Ora prendiamo il nostro testo per i muffin, lo mettiamo all'interno di una teglia con i bordi alti perché poi qui andrà cotto a bagnomaria. E adesso andiamo a inserire all'interno dei pirottini il composto appunto di zucca. So am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Siamo pronti. E adesso andiamo a mettere l'acqua nella teglia. Lose an argument. So I've been trying hard to pretend. Ecco fatto. L'acqua dovrà raggiungere in pratica i bordi della teglia, così si cuoceranno uniformemente. You a lot. It's almost like I can't stop. Ora ci occupiamo della fonduta e mettiamo in un pentolino 50 g di panna, 20 g di latte e portiamo a farlo sobbollire. Appena comincerà a sobbollire mettiamo dentro la nostra fontina e facciamola sciogliere. Bene, la nostra fonduta è pronta. Adesso spengiamo e lasciamola intiepidire. Appena sfornati li mettiamo su una griglia e li lasciamo intiepidire, dopodiché li sformeremo sul piatto. Think about you a lot. It's almost like I can't stop. I can't stop. E ora completiamo il nostro tortino con la nostra fonduta di fontina, ecco qua, e poi guarniamo con dei semi di zucca tostati. E ora l'assaggio. La dolcezza della zucca si sposa benissimo con la fontina, ma c'è anche il profumo della noce moscata. È delizioso. E poi questi semi di zucca tostati danno quell'effetto crunch, no? Quell'effetto croccante al piatto. È veramente delizioso, fantastico.
Allora, come avete visto, la ricetta è veramente semplice. Per quello che riguarda la guarnizione, ovvero la crema di formaggio, io ho utilizzato la fontina perché avevo quella in casa, ma voi potete sostituirla con qualsiasi altro tipo di formaggio, dal gorgonzola al taleggio, al parmigiano, al pecorino, se lo volete rendere ancora più profumato e più piccante, tra virgolette chiaramente. Quindi veramente potete fare quello che volete. L'abbinamento poi con l'elemento croccante, con i semi di zucca, secondo me è azzeccatissimo, un po' perché sono dello stesso ortaggio, ma poi veramente ci andava molto bene come gusto. E allora io vi ringrazio di avermi tenuto compagnia fino a questo momento, noi ci vediamo alla prossima ricetta, ricordatevi di iscrivervi, che famo, non se volevo iscrivere, anche perché se lo farete a me farete crescere, a voi non costa niente e vivremo tutti più felici. Ok, io vi ringrazio per la vostra compagnia e ci vediamo al prossimo video. Un bacione!